Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prepariamo la pastiera, la regina della Pasqua, con una frolla davvero soffice e scioglievole al palato. È un ripieno golosissimo, cremoso e super profumato. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e a lasciare un like a questo video, grazie di cuore. Prepariamo la pasta frolla con 200 g di zucchero, 2,8 g di sale, 5 g di acqua, 220 g di burro, 30 g di miele, scorza di limone arancia. Bacca di vaniglia, (67 g di uova intere, 85 g di tuorlo). Iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Io sto utilizzando una planetaria, però potete impastare anche a mano. Aggiungiamo 500 g di farina 00, 55 g di fecola di patate. Una volta incorporati tutti gli ingredienti, facciamo riposare in frigorifero per un'oretta o anche per tutta la notte. Vorrei informarvi che se vedete un quantitativo maggiore è perché io sto realizzando 4 pastiere. Prepariamo la crema. 3 tuorli, 75 g di zucchero, 20 g di amido di mais, (250 g di latte intero). Portiamo sul fuoco, aggiungiamo la vaniglia, la scorza d'arancia e continuiamo a mescolare finché si addensa. Trasferiamo in una bowl e lasciamo raffreddare. Se questo video vi sta piacendo, ricordate di supportare il mio canale con un like e un commento che per me sono davvero tanto importanti, grazie mille. Adesso possiamo setacciare la nostra ricotta, 180 g. Vi consiglio di comprare una buona ricotta in un caseificio. Aggiungiamo 150 g di zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo della scorzetta d'arancia in abbondanza, 110 g di uova intere. Le uova vanno sempre pesate senza guscio. 15 g di sale, io in realtà ne sto utilizzando di meno, ma questo va sempre a gusto. Poi 4 gocce di fior d'arancio, vaniglia, cannella in polvere e 105 g di crema pasticcera. 120 g di canditi d'arancia. Io in realtà ho unito anche un po' di cedro. 210 g di grano cotto con 120 g di latte, vaniglia, scorza d'arancia e ho aggiunto anche una noce di burro. Una volta freddo, incorporiamo alla nostra crema di ricotta. Procediamo a stendere la pasta frolla, non troppo sottile. Rivestiamo uno stampo per pastiera e facciamo aderire bene ai bordi in questo modo.
Come vedete, se la pasta frolla ha riposato bene in frigo e l'abbiamo stesa bene, non si rompe ed è molto plastica. Rifiliamo i bordi e facciamo dei fori utilizzando una forchetta. Quindi riempiamo lo stampo fino a qualche millimetro al di sotto del bordo. Facciamo le strisce e ne mettiamo 7 come vuole la tradizione, 4 sotto e 3 sopra. Mi raccomando, quando le applicate fate una bella pressione con i polpastrelli. In questo modo resteranno belle attaccate e non scenderanno durante la cottura. Possiamo cuocere a 180 gradi per 50 minuti. A me personalmente piace lasciare la pastiera 5 minuti in più in forno in modo che sia ben cotta. Però se la volete più bionda basterà toglierla qualche minutino prima. Una volta cotta la sforniamo e la lasciamo raffreddare completamente. Io vi suggerisco di toglierla dallo stampo il giorno dopo, così è più sicuro. Una bella spolverizzata di zucchero a velo ed è pronta. Io spero che il video vi sia stato utile, che proverete questa ricetta e se vi va potete condividerla con i vostri amici cliccando sul pulsantino condividi. Vi ricordo che potete seguirmi su tutti gli altri social, vi lascio i link di riferimento giù nel box informazioni insieme alla ricetta. Potete preparare le pastiere per Pasqua una settimana prima. Conservatele in un luogo fresco e asciutto. Non è necessario metterle in frigorifero, soprattutto se le temperature non sono elevate. Inoltre è possibile anche congelarle. Le tiriamo fuori un giorno prima, lasciandole in frigorifero e il giorno dopo saranno pronte. Vi ricordo inoltre che sul mio canale potete trovare altre ricette pasquali come per esempio questi divertentissimi e golosissimi biscotti. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un bacione, un abbraccio e ricordate, se vi fa piacere potete supportare il mio canale lasciando un like, un commento e condividendo la videoricetta. Un bacione, ciao e alla prossima!